Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il montaggio della mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch, un modello in scala 1:8, l'edizione è Hachette, 120 le uscite previste per il completamento di questo modello, bellissimo ma davvero tante, troppe. Uscita numero 91, poi farò subito dopo, senza interrompere il video, l'uscita numero 92 e anche l'uscita numero 93. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Vi ricordo che sono attivi gli abbonamenti, mi raccomando, e vi ricordo anche che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, quindi ragazzi donate, donate, mi raccomando, non siate tirchi, mi raccomando. A parte tutto ringrazio le persone che si sono abbonate, grazie infinitamente con tutto il cuore. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi può contattare privatamente, grazie. Ve lo avevo detto anche altre volte, se siete abbastanza, diciamo, attivi sul modellismo e il fai da te, queste parti sono molto valide per ricreare degli specchi, dei vetri, non degli specchi, dei vetri dei vecchi modellini. Quindi cercate di non buttarle qualora appunto vi trovaste ad avere questa manualità nel modellismo. All'interno il padiglione, quindi il sottotetto, la base della plafoniera con il vetro della plafoniera. Ricordo che questa luce è attiva, non è soltanto estetica, è proprio funzionale. Infatti quando si apre una delle portiere si accende. E una serie di viti AP. Io sono già andato a crearmi il filetto qui. Questo montaggio è davvero molto semplice. Se avete i cacciaviti smagnetizzati vi basterà una calamita per poterli magnetizzare nuovamente. Allora, non ci possiamo assolutamente sbagliare ad inserire questo pezzo, perché abbiamo, oltre che i fori ovviamente, questo perno che si va a inserire qui in questo piccolo foro. Quindi così, ecco fatto. Il vetro lo vado a mettere dopo, così evito di metterci l'indice sopra, vedete, e rischiare di danneggiarlo durante appunto questa fase di avvitamento. Allora, la parte frontale è questa ovviamente e ci dice che quella più corta va davanti, quindi questa parte qui. Vedete, qui c'è il foro poi per il suo LED. Credo sia meglio inserire prima la parte anteriore, vediamo. Fa fatica ad entrare. Vediamo, potrebbe anche essere per il fatto che l'ho avvitato prima, un attimo, Qui faccio tutto insieme a voi. Allento un po'.
No, non c'entra quello, però adesso provo a slitarla, vediamo. No, in realtà non c'entra niente il fatto che io l'avessi inserito prima, però non entra, quindi per evitare sicuramente di danneggiarla, volevo consumarla un po' qui. Vediamo. Abbiate pazienza, ma non voglio premere forte, altrimenti la rompo. Però sicuramente deve entrare bene, non così. Sta entrando, ma che fatica. Andrebbe ancora di più. Aspettate, consumata la plastica qua sotto del perno. Adesso vi faccio vedere. È troppo larga questa distanza, quindi mi basterà ridurla così e così. Già forse basta, proviamo. Parte corta davanti. Ma guardate che roba. Perché deve inserirsi bene. Adesso sta entrando piano piano, ma ho dovuto lavorare con la lima. Vedete, adesso mi piace, adesso vi faccio vedere. Ecco, io avevo paura di premere con le dita, invece la plastica è molto dura, meno male. Vedete? In realtà andrebbe ancora inserita un po'. Andrebbe ancora inserita perché di qua va abbastanza bene, ma di qua è ancora un po' alta, quindi adesso metto pausa perché questo spazio non ci deve essere. Vedete la luce che c'è tra la plastica e la parte cromata? La plastica bianca della plafoniera? Non ci deve essere. Ci vediamo dopo. Ho già rimontato tutto, diciamo che è più accettabile, non è proprio come avrei voluto che fosse io, ma va bene così, tanto non si vede. Però sapete come sono fatto, io delle cose devo montare bene. Ok, il 92 è così terminato, chiedo scusa al 91, numero 92. Se mi avete seguito nel video di presentazione appunto dell'unboxing, vi avevo fatto vedere il difetto della cintura di sicurezza e purtroppo non si può assolutamente recuperare, vedete, quindi ho già chiesto la sostituzione. Comunque questo non mi impedirà di procedere al montaggio anche di questo fascicolo e poi andarla a rimuovere semplicemente quando riceverò il pezzo sostitutivo.
Questa è la cintura di sicurezza che va attaccata sopra il padiglione, così come anche questa, grazie a questi due supporti che sono gli ancoraggi appunto delle cinture superiori in plastica, dove sono andato già ad avvitarmi le due viti EP, eccole qui, mentre invece le viti XP, usando un cacciavite ancora più piccolo per evitare di danneggiarle e avvitarle bene, sono andato a crearmi i 4 filetti qui. E infine con la vite dov'è? Eccola qui. Con la vite GP sono andato a crearmi il filetto qui. Sapete che non è indispensabile crearsi questo tipo di filetti, ma è la mia, secondo me, buona abitudine, ecco. Si evita di possibili rotture dove invece sarebbe più propenso, ecco, è più giusto secondo me crearsi il filetto. Poi abbiamo questi due pezzi che sono in metallo, che sono i perni delle alette parasole. Come vi ho detto diverse volte, quando vedete che è contraddistinto con lettere e numeri uguali, due o più pezzi, è perché potete usare sia uno che l'altro, non c'è alcuna differenza. Infatti, come vi ho detto, qua su questi sono uguali, questi due sono uguali, le due alette parasole sono uguali, non esiste destra, non esiste sinistra. Questo ce n'è soltanto uno, dove poi vanno agganciate le alette parasole quando sono, diciamo, a riposo nella parte anteriore, mentre invece queste c'è proprio la lettera sinistra o destra, dove ricordo che la sinistra è la lettera L ed è il lato guida. Per sinistra si intende sempre la macchina vista da dietro e il lato appunto destro passeggero è la lettera R, eccola qui. Detto questo, procedo al montaggio. Allora, le spiegazioni non sono sempre spiegate bene, però in questo caso vedo che la cucitura non si vede sull'informazione qua, e allora penso che debba essere messo così. Aspettate, perché questo poi scende giù. Se io lo girassi così si vedrebbe la cucitura qui, ma comunque si vedrebbe questa sotto. Quindi penso che sia corretto. Aspettate ragazzi, sto cercando di vedere da che parte mettere la parte incollata delle cinture, se dalla parte interna o dalla parte esterna. Però questa scende così, quindi sicuramente secondo me sono da mettere con il bello verso le portiere. Sì, ma qui non lo so se hanno fatto giusto o hanno fatto una cosa sbagliata, perché vedete, da una parte hanno fatto l'incollaggio di qua, dall'altra lo hanno fatto da questa parte. Secondo me andava fatto tutto da un lato solo, così potevamo avere la parte bella all'esterno e la parte invece incollata all'interno. Va bene, questa è una cosa che io vedrò poi successivamente. Allora, facciamo così. Vi vado a svitare la vite, la EP,
L'inserimento di questi due supporti non è univoco, non vi potete quindi sbagliare perché abbiamo il perno a mezzaluna e di conseguenza anche qua il foro a mezzaluna. Quindi così. Devo prima mettere la cintura, ma ve lo volevo far vedere. Ecco. Così. Ok? Adesso inserisco il mio gancio della cintura. Così. Che modello, ragazzi, bellissimo. E avvito. Ok, stessa cosa dall'altra parte. Questo va messo così. Spettacolo, sono libere di muoversi anche se non ci dobbiamo giocare, però funziona tutto. Poi a questo punto prendo questa contrassegnata con la lettera L, vado a consumare un po' questo particolare che è dove c'è il punto di iniezione. Quindi lettera L così, prendo questo, che ricordo essere in metallo, vedete? E in questa posizione, con la lettera L a vista, inserisco il perno all'interno così. Abbiamo detto che la parte sinistra, però aspettate la parte sinistra è quella dell'autista, quindi questa, perché poi la giriamo così. Questa è la parte sinistra, quindi attenzione a non sbagliarvi. Vado a rimuovermi, quindi a svitare le due viti XP. Ah no, uso un cacciavite ancora più piccolo, come vi ho detto prima. Attenzione, e soprattutto attenzione che non vi scappi, altrimenti rigate il padiglione, anche se poi non lo riuscirete a vedere perché è al contrario, però evitate di lavorare male. Ecco qui. A questo punto, con il gancio rivolto verso la parte anteriore, vedete, così vado a mettermi nuovamente le viti, che essendomi creato il filetto è un gioco da ragazzi, anche se sono tutto fuorché un ragazzo ormai.
Va bene, dai, lo sono stato. Allora, sto guardando una cosa che non mi piace. Speravo che avvitandosi facesse da frizione per rallentare questo movimento, che dovrebbe essere semirigido e non così. E quindi mi devo inventare qualcosa. Metto pausa e ci vediamo dopo. Così non mi piace. Questo deve potersi muovere ma stare dove lo metto, non così. Altrimenti le alette parasole, se le lascio così aperte, mi cadono da una parte all'altra. A dopo. Guardate ragazzi, non c'è paragone. Faccio fatica a spostarla. Ed è così che deve essere. Adesso vi faccio vedere cosa ho fatto. Se mi seguite, vi avevo consigliato in un video o 2 addirittura di acquistare, quando l'acquista io, questa confezione o anche altre, dove all'interno potete trovare diverse guaine termoestinguenti, chiedo scusa, termorestringenti. Estinguenti vuol dire che si spegne il fuoco, me l'ha fatto notare già un mio amico. E non è questo, ciao Alessandro, questo è termorestringente, dove faccio questo lavoro qui. Guardate quanto è grande questo pezzo. Metto così, tagliamo in una sezione piccola e proviamo se basta. Mi servirà anche un accendino. Se avete una pinza per tenerla è meglio. E di metallo, ve lo ricordo, quindi ecco, potrete rischiare solo di scottarvi le dita ma non di rovinare il pezzo. Vediamo. Dovrebbe bastare. Se non dovesse bastare andrò a scaldarlo nuovamente. Lo giro dalla parte della lettera R, in questo caso l'ultima che abbiamo da fare delle due, così. Va bene. Ma direi che va benissimo. Devo solo avvitarla.
Eh sì, così mi piace perché funziona come deve funzionare. Avete visto? Ci vuole poco. Guardate. Ok. Bene, a questo punto mi rimane poco da fare. Prendo questa, però vedete che qui abbiamo qualcosa da togliere e dobbiamo toglierlo. Ecco qui. Inserisco uno da una parte, uno dall'altra. Così. Guardate già dove la metto dove la metto sta. Stessa cosa questa, vedete? Vado adesso a svitarmi la vite GP e mi vado a inserire questo che è il fermo. In questo modo. Guarda se ha dei difetti. Sembra di no, quindi va bene, posso evitare. Così. Inserisco insieme e poi lo spingo in avanti. Faccio entrare tutti e due i perni, vedete? Ecco qua. Lo porto in avanti e avvito. Ecco. Guardate che spettacolo. Devono stare dove dico io. Ecco qua, vedete? Anche questo montaggio è terminato. Adesso mi rimane l'ultimo pezzo da fare di questo nuovo invio che è il 93. Se avete piacere condividete i miei video nei gruppi dedicati. Se proprio non volete mettere mano alla sacchetta anche su Facebook va bene, qualsiasi gruppo che vogliate voi, e mi fate pubblicità. Grazie ragazzi, ma iscrivetevi però, dai. Una serie di viti MM che io sono andato già ad avvitarmi, 4 viti qui, e mi sono creato il filetto. E altre 3 viti me le sono andata ad avvitare nel pezzo anteriore, che adesso vi faccio vedere, sempre in metallo, che ho ricevuto in questa uscita numero 93, insieme, come vi ho detto, alle viti MM. Questo
Considerate che questo cubo box che sto usando per fare i video è 80x80. Faccio fatica a farla stare all'interno. Questa è la quarta parte del montaggio della carrozzeria. Io sono andato ad avvitarmi, come vi ho appena detto prima, 3 viti anche qua sotto, sempre MM. Devo semplicemente adesso andare ad attaccare questo pezzo lì e ho finito il montaggio. E ci salutiamo. Come vedete io non ho ancora montato il vetro anteriore. Eccolo qui. Né tantomeno ancora lo specchio. Retrovisore interno. Il vetro è bellissimo. Comunque basterà poi andarlo a inserire in questo modo semplicemente. Però ripeto, ancora non lo faccio perché ancora non mi serve montarlo. Fatemi vedere una cosa. Anzi sì. Ho detto qualche sì. Adesso purtroppo lo devo montare, purtroppo, perché ecco, avrei voluto ancora preservarlo da possibili danni. Quindi a questo punto quello che non ho fatto l'altra volta lo faccio adesso. Vado a mettermi lo specchio retrovisore interno con un ago o uno spillo, sicuramente andate meglio a togliere la pellicola. Lo specchio va rivolto così sulla parte alta del tetto, centro semplicemente la parte nera, ricordandomi che è plastica quella sotto. Noterete che va giustamente un po' inclinato verso la parte sinistra del guidatore, ed è così che deve essere. Ecco qua. Lo guardo dalla parte frontale e mi accorgo che è perfettamente inserito bene. Un ultimo controllo, pressione. Vedete, pressandolo un po' si è spostato. Non si deve poter vedere dalla parte davanti, perché altrimenti è bruttissimo. Non è certamente bello. Così. Quindi inserisco così, bene, questa la metto così. Ragazzi, che modello, che modello. E avvito. Se vi siete creati il filetto, vi basterà girare il cacciavite al contrario. Quando sentirete il dentino sarete certi di aver preso correttamente il filetto e potrete avvitare senza serrarle fino in fondo. Lo faremo alla fine, le mettiamo prima tutte e 7. Ragazzi, che modello.
Adesso lo giro, metto qualcosa sotto per evitare di rovinare la vernice. E mi vado a stringere queste 3 viti. Adesso posso stringerle tutte, Adesso vi faccio vedere una cosa che ho notato proprio in questo momento. Aspettate solo un attimo. Ricordatevi, alla prossima uscita, dopo almeno quindi 7 giorni, di andare a stringervi di nuovo queste viti, tutte quelle che avete montato sempre nel montaggio precedente a quello che poi andrete a montare. Perché? Perché vi accorgerete che vi consente ancora di effettuare qualche piccolo semigiro. Ecco, guardate per esempio. Questa è la parte che ho unito e qui non c'è spazio. Però guardate cosa succede da questa parte. Questo è un errore. Se non lo vado ad eliminare stringendo la vite o addirittura smontando di nuovo il pezzo e piegando la lamiera all'interno per evitare di danneggiare la vite, questo me lo riporto poi sul parafango, che sarà più in fuori rispetto alla portiera e non potrà mai essere a filo. Ecco perché vi dico attenzione, perché poi le domande ricorrenti sono: come mai io ho questo gradino? E come mai, ragazzi? Per questo che vi ho appena detto. Vedete? Sono riuscito ad eliminarlo un po', ma non abbastanza. Quindi adesso, una volta finito il video, io smonterò di nuovo questo pezzo e piegherò questa parte all'interno, perché se io cerco ancora di avvitare, due sono le cose che mi possono capitare. Sicuramente non riuscirò a piegare questo pezzo di metallo molto spesso con questa vite, soprattutto con questo filetto su uno zinco presso fuso, che è molto dolce come metallo. Quindi o mi si strappa il filetto o mi si rompe la vite. Assolutamente no, nessuna delle due cose. Devo svitare tutto e piegare questo pezzo, che sì è migliorato ma non quanto dovrebbe essere. Vedete che c'è ancora dello spazio? Però la vite è molto dura adesso, se io insisto la danneggio e non è proprio il caso. Quindi io ve lo faccio già vedere così com'è, perché comunque il risultato già si vede, e poi ci salutiamo. Guardate che roba! Adesso vado a misurarvelo. Qui siamo a 62 centimetri, però è un po' più lungo perché ci va ancora il musetto. Qua ovviamente mancano le ruote, però già così vi faccio vedere. Siamo a 14 centimetri e mezzo e diciamo che questa potrebbe essere questa come considerazione di una larghezza più, appunto, diciamo una larghezza maggiore rispetto a quello che sono le altre parti dell'autoveicolo, e sono 23 centimetri. Guardate, direi che è bellissima, anche il colore rosso si sposa bene. Non vi preoccupate perché qui poi ci vanno le coperture bianche, qui ci va il parafango, quindi viene coperto questo pezzo. Quindi se avete anche del difetto non vi preoccupate, parlo della verniciatura, perché poi questo pezzo va coperto.
Va bene, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Questo è il montaggio, non l'ho neanche vista come va messa poi, cioè come va messa, come si presenta, però insomma questa è. Ecco, guardate le lette parasole, che meraviglia. Poi magari provatele anche senza modifica, magari, se non volete farla, perché può darsi anche che poi inserendole qui nel perno di plastica acquistino la loro rigidità, quindi non serve fare quello che ho fatto io, vi stanno lo stesso comunque così. Quindi io l'ho fatto perché insomma ritengo che stiano meglio rigide. Ciao a tutti, volevo solo girarla perché già ancora non è finita, se poi la faccio vedere girata è ancora peggio. La plafoniera la facciamo uscire, ecco qui. Ciao ragazzi, ci vediamo nei prossimi video, mi raccomando non mancate e ricordatevi di iscrivervi al canale perché è cosa buona e giusta sicuramente per me. Ciao a tutti.